Ciao a tutti tesori, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di una serie americana che credo abbiano visto tutti perché è così popolare che ormai ne ha parlato chiunque, quindi in realtà non credo che qualcuno abbia bisogno anche della mia opinione. Oggi sono nei panni di Alina Starkov e parliamo di Shadow and Bone, di Eric, non so dire il cognome, Keiserer, uscito per Netflix. Ci provo, non sono sicura di quello che viene, ok? Premetto che non ho letto i libri, per cui potrebbe essere un'opinione interessante per capire se la serie TV sia riuscita o meno. Ma come potete vedere, dietro di me c'è Sei Corvi e Il Regno Corrotto, perché li avevo comprati in blocco tempo fa, ma come vi ho detto ancora non mi sono decisa a leggerli. In realtà non è la prima volta che prima vedo la serie TV e poi recupero i libri. Infatti, per farvi alcuni esempi, ho già visto e poi letto Una scoperta delle streghe, Il racconto dell'ancella o anche La straniera, tanto per citarne alcuni. Perché comunque mi sembra un approccio migliore in quanto non conoscendo l'opera originale non mi accorgo di tutti quei dettagli scomodi che mi rovinano la visione e anzi quando poi vado a leggere il libro l'esperienza è migliore perché mi arricchisce la storia. Essendo che è molto popolare e comunque qualche informazione l'ho letta o ascoltata, penso di aver capito alcune cose e quindi penso che questa serie si stia svolgendo nella timeline di Tenebre e Ossa, ma che contenga un prequel di Sei Corvi e quindi magari come si è formata la banda. Infatti se in un primo momento vediamo Kaz, Inej e Jasper, successivamente credo nella seconda stagione si uniranno alla banda anche Mattias e Nina e comunque ne manca ancora uno, quindi ecco già cosa mi aspetto nella seconda stagione. Premessa principale, chiaramente dato che ormai l'hanno visto tutti farò degli spoiler, quindi se ancora non l'avete visto andatela a recuperare e poi tornate qui. Per prima cosa vorrei parlare di Alina e Mal. Sono convinta al 99% che Mal sia un Grisha. Ci metterei quasi la mano sul fuoco perché Mal, come siamo riusciti a vedere nella serie, è riuscito a rintracciare delle cose in modo quasi innaturale. Quindi credo che abbia qualche potere in merito. Ora torniamo indietro a quando erano bambini. Tutta la serie si regge sul fatto che Mal e Alina non sono stati esaminati da bambini, più che altro Mal. Questo credo che sia un focus fondamentale perché tutta la società Grisha si basa sul fatto che è importantissimo esaminare i bambini, in quanto se sono Grisha vengono portati al piccolo palazzo e addestrati. La loro vita cambia radicalmente e vivono nel lusso piuttosto che in povertà. Ma oltre questo la cosa più importante è esaminare chiunque per scoprire se ha i poteri di evoca luce, o chiama luce, o qualcosa del genere. Perché sarebbe l'unico in grado di spazzare via le tenebre della faglia. Essendo che comunque i Grisha fanno un esame molto specifico ai bambini, che si basa sul dolore, sanno anche che se sono feriti non possono farlo. Quindi le opzioni magari per me sono due: o ritorni l'anno dopo o ti porti dietro un guaritore, che mi sembra anche la cosa più logica. Qui non avviene nessuna delle due cose. Da come ho capito ci sono numerosi flashback, quindi credo che siano più anni. E mentre nel primo anno si sono nascosti, nel secondo Mal si è ferito e Alina lo ha imitato. E anche se non si sono accorti che Alina si era fatta del male, poi comunque a esaminare Mal non sono più venuti. E quindi mi domando, possibile che questi Grisha non abbiano un registro, che ne so, dove spuntare i nomi che hanno esaminato, oppure lo stesso orfanotrofio non abbia un registro per la verifica di chi ha fatto l'esame o meno? La faglia, da come ho capito, è una striscia di terreno arido e buio, in cui vivono dei demoni chiamati Volcra, e divide la loro nazione a metà, perché a nord sono in guerra e a sud in realtà non ho capito se sono sempre in guerra o se è un problema legato alla catena montuosa.
In ogni caso la via più breve è cercare di attraversarla. E qui viene il bello. Io attualmente, non avendo nel concreto letto i libri dove probabilmente ci sarà scritto, non conosco il loro attuale livello di tecnologia, ma basandomi sul fatto che viaggiano ancora con le navi a vela e viaggiano ancora con cavalli e carrozza, suppongo che sia abbastanza ridicolo. Ma con la presenza dei fucili credo che ci troviamo all'incirca nel nostro 1700 circa, o almeno a Ravka, perché a Fjerda credo che siano molto più sviluppati. Nell'esercito di Fjerda ho visto una mitragliatrice e in ogni caso, dato che loro non hanno i Grisha, magari hanno investito più sulla scienza e la tecnologia piuttosto che sulla magia. Adesso che abbiamo fatto il recap della situazione, sappiamo che è di fondamentale importanza attraversare la faglia. Sai che non sai se riuscirai a raccontarla ogni volta, quindi ad ogni viaggio, perché non costruire veicoli in modo differente? Voglio dire, ok che magari il livello tecnologico non sia sviluppato, dato che comunque i Grisha provvedono a creare tutto quello che la società ha bisogno. Ma è possibile che a nessuno non sia venuto in mente di creare qualcosa di diverso per viaggiare? Qualcosa di magari chiuso? Mi spiego meglio. Abbiamo visto che usano delle navi con delle slitte per viaggiare attraverso la faglia e un chiamatempeste fa muovere il vento, insomma chiama il vento per muovere le vele e quindi viaggiano in questo modo. Ma quello che ho visto nel concreto è che queste navi sono talmente grandi che sembrano tipo dei galeoni. E non è quindi che si sta parlando di barchette di piccola taglia. E dato che vediamo chiaramente una stiva per le merci, sono convinta che queste navi hanno più ponti. A questo proposito, in realtà ho più domande. La prima, che vanno a fare? Ci viene detto che portano i cartografi dall'altra parte per fare le mappe di quello che trovano. Perfetto, ma se prima era la stessa nazione? A che gli servono le mappe? Sarebbe giustificato se gli servissero per un'eventuale invasione, ma stiamo parlando dello stesso esercito. Quindi quello che rimane credo che vadano lì per motivi o commerciali o diplomatici, o entrambi. I motivi commerciali sarebbero i più logici, perché essendo che sono isolati da tutti, sarebbe uno sbocco per l'economia. Ma qui arriviamo a un altro punto fondamentale. Cosa commerciano? Ipotizzando quindi che usano queste navi anche a scopi commerciali, quanto pesa questa merce? E quindi, per estensione, quanto peso può portare un chiamatempeste? O meglio, fino a che punto si possono spingere i poteri dei Grisha? Stiamo comunque parlando di navi molto pesanti con un carico sia di merci che di persone, per un bel tratto di strada, perché non è breve. E ritorniamo al punto di partenza, ovvero perché non costruire le navi in modo differente? Si potrebbero costruire dei velieri più veloci con un minimo di studio nell'aerodinamica, ma anche più sensati. Noi vediamo che ogni volta queste navi vengono attaccate e che le persone sul ponte per forza di cose muoiono. Quindi perché non fare una cosa coperta? Mi è sembrato di capire che il punto principale sia di arrivare dall'altra parte nel modo più veloce possibile, perché comunque queste creature non vivono alla luce del sole. Quindi è più logico pensare a veicoli veloci e magari corazzati. Per dire, se chiamiamo due Grisha, non hanno il doppio della forza e quindi della velocità? Probabilmente si stancano anche di meno. Chiaramente però lavorando insieme nello stesso momento, non prima uno e poi l'altro. E se proprio vi attaccano si potrebbero progettare delle feritoie che diano all'esterno per uccidere i Volcra. Detto questo, passiamo alla parte migliore del telefilm, perché è chiaro, tutti sappiamo di chi sto parlando, è lui! Cioè, guardate che uomo, ditemi un ruolo che ha interpretato che non sia stato un successo come serie o come film. Sinceramente il film di Narnia non me lo ricordo proprio e mi è stato detto che lì non era un granché. Ma vogliamo parlare di, non so, Dorian Gray, oppure Westworld, oppure The Punisher, in cui credo di essermi innamorata follemente. Comunque, torniamo al succo. È bello e dannato. All'inizio ci viene presentato come un personaggio assolutamente spaventoso. Poi invece si scopre essere un uomo su cui grava tutto il peso del mondo.
Vi ricordate quella meravigliosa scena in cui Alina entra in camera sua e lui lo troviamo immerso nella depressione più totale, tanto che chiama le tenebre e non se ne accorge, vecchia volpe. Ovvio che tutti noi avremmo reagito come Alina, a meno che non siate degli alieni o dei mostri. Ma sotto sotto ero lì a pensare, guarda che questo nasconde qualcosa. È troppo perfetto per essere vero. E infatti, sbam! Ecco che scopre che è lui il cattivo per eccellenza. Che poi in realtà per tutti quelli che hanno visto The Punisher in realtà erano già temprati nell'anima e quindi lo sapevamo già che se hanno chiamato lui oltre perché è figo è perché nasconde qualcosa. Quindi in realtà non è stata così tanto una sorpresa. Una cosa che non ho capito, forse mi è sfuggita, è come faccia ad essere immortale. Ma sappiamo che anche Lina può farlo se vuole, ma credo che alla fine dei conti non lo voglia fare perché a lei piace Mal. E Mal sappiamo tutti che non è immortale come loro. Quindi se voi lo avete capito o comunque c'è scritto nei libri, scrivetemelo nei commenti. Tornando ai personaggi di Sei di Corvi, mi sono detta che questa comunque non è la loro storia perché non sono al completo. E quindi ho supposto che ne sarebbero usciti indenni senza conseguenze e senza influire troppo sulla trama. E infatti così è stato. Però sono contenta che li hanno inseriti perché hanno dato un contributo importante a tutta la storia, in quanto senza di loro si sarebbe persa molta parte dell'azione e sarebbe stato quasi totalmente un romance. Invece in questo modo hanno movimentato il tutto. Del loro gruppo in realtà i più che mi sono piaciuti sono stati Nina e Mattias. Li ho amati alla follia e mi è piaciuto tantissimo vedere le loro differenze culturali. Più che altro la cosa che ho più amato è come si viene a sviluppare il loro rapporto. Infatti all'inizio è solo di paura ed odio, poi è di conoscenza e poi magari di qualcosa di più, quasi di fiducia e amore. Mi è piaciuta anche la questione dei nomi, che a seconda dello stato in cui nasci hai dei nomi differenti. E quindi a Ravka abbiamo l'ispirazione russa, potrei dire una stupidaggine, ma forse a Fjordel abbiamo qualcosa spagnolo, mentre a Shu abbiamo cose ispirate alla Cina, credo, mentre a Catterdam forse abbiamo qualcosa di più europeo. Ultima cosa che ho apprezzato davvero tanto, e poi passiamo a un'altra questione, è il fatto che l'età dei personaggi non è la stessa dei libri, perché mi sembra di aver letto da qualche parte che i personaggi nei libri sono assolutamente giovanissimi e si sta parlando di forse 16 anni, non lo so di preciso, però mi è sembrato di sentire questa cosa, mentre nel telefilm sono tutti più grandi, e questa è una cosa che ho trovato più credibile, perché se hai un background dietro di te comunque sia è più credibile se tu sei un po' più adulto. Ma non è che si sta parlando di chissà quale età, però l'ho trovato più credibile piuttosto che 16 anni. Quanti di voi hanno visto o letto questa serie e leggono anche Brandon Sanderson? L'avete letto Elantris? E perché sto dicendo questa cosa? In realtà ho trovato molte somiglianze. Ad esempio su Elantris, a 10 anni dalla narrazione, succede qualcosa che si chiama Reod. È una specie di terremoto che va a creare una spaccatura nel terreno. Tra quelli non è spoiler per chi non l'abbia letto. Insomma, da quando si è venuta a creare questa faglia, tutto è stato sconvolto, soprattutto il sistema magico. Infatti gli elantriani che vivevano Elantris, appunto, che prima erano considerati alla pari degli dei, adesso hanno perso tutti i poteri e sono considerati emarginati e discriminati. Mi pare di capire che su Tenebre e Ossa è successo l'opposto, che prima erano discriminati e emarginati, poi dopo la spaccatura sono diventati più importanti perché erano di fondamentale importanza per risolvere quella questione, perché servivano appunto per passarci attraverso. I nemici principali di Ravka sono gli abitanti di Fjerda, che perseguitano i Grisha perché li considerano alla pari delle streghe e quindi un qualcosa che non dovrebbe esistere. Alla pari degli abitanti di Fjordel
di Elantris, che perseguitano gli elantriani perché secondo loro sono falsi dei, o comunque la loro religione non ammette la loro esistenza, perché solo la loro religione è l'unica ad essere vera. E in entrambe le opere tutte e due le nazioni sono divise da una catena montuosa. Lo stesso vale anche per gli abitanti del pianeta. Infatti su entrambe le storie stiamo parlando di una piccola porzione del mondo, quindi non nella sua interezza, ma abbiamo comunque una varietà infinita di culture e carnagioni. Quindi per concludere, su alcune cose credo che l'autrice si sia ispirata alle sue opere, ma non lo reputo un male perché comunque mi è piaciuto. Le ultime parole le vorrei dedicare al monaco, credo, che vediamo nella biblioteca del piccolo palazzo. Ma quanto è molesto! È la persona più sinistra da aver mai visto e non ha un senso. Perché si comporta in quel modo? Se è spiegato nei libri, fatemelo sapere nei commenti. Comunque non vorrei che passi il messaggio che non mi sia piaciuta la serie, perché mi è piaciuta davvero tanto. Premetto che mi piace Tamlin sulla serie di Akotar, ok? Detto questo, se fossi stata Alina, avrei scelto sicuramente il Darkling, perché è vero che lui abbia cercato di usarla, ma secondo me alcune questioni si potevano risolvere in maniera differente, tipo affrontandole piuttosto che scappando. Perché comunque anche se la madre di Alexander non avrebbe interferito, credo che Alina lo avrebbe capito da sola che lui faceva le cose per suo interesse e non per interesse della nazione, e che quindi avrebbe cercato di cambiare quello piuttosto che andargli contro. Ok, probabilmente non mi sono spiegata, ma credo che si poteva raggiungere una parità a livello decisionale, perché comunque mi è sembrato di capire che tutte e due le parti ci tenevano molto. Poi magari nei libri è differente, però da quello che ho visto nella serie probabilmente appunto se nessuno avrebbe interferito, Alina era abbastanza intelligente da fare le sue scelte da sola. In ogni caso, voi avete trovato le mie stesse problematiche o non ci avete fatto caso? Penso di aver detto tutto quello che volevo dire, spero che non mi abbiate frainteso nella questione Darkling e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un commento, lasciate mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Nella parte bonus volevo dire che non so se questo cappello sia vero o meno e che comunque non credo che nel 2021 abbiamo ancora bisogno di pellicce vere, quindi sfondate una porta aperta, ma non ho preparato lo stemma, quello con la doppia aquila credo, perché comunque non volevo rovinarlo e l'avrei rovinato di sicuro se ce l'appiccicavo sopra, quindi lo inserirò a livello fotografico nella copertina del video.